Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e in queste video pillole voglio andarvi ad approfondire alcuni argomenti che, a mio parere, ritengo molto interessanti per la vostra formazione come cercatori d'oro. In questo video in particolare voglio andarvi a chiarire alcuni problemi riguardo i numeri, in quanto spesso e volentieri ricevo domande dalle più variegate da voi e sono molto contento sempre di rispondere a tutti voi nella maniera più approfondita possibile. Molti dei contenuti che tratto il mio canale YouTube sono riassunti nei miei libri, ma non vi preoccupate perché nel momento in cui non vogliate comprare un libro, alcuni di questi contenuti si possono trovare anche sul mio blog, che cercate su Google digitando Matteo Berto Prospector Blog, oppure sul sito internet che si chiama Cercatori Oro Italia. Iniziamo subito con questo video. Allora, innanzitutto voglio dirvi che è una delle ultime micro pillole dell'anno 2020. Infatti stiamo arrivando alla fine di dicembre, siamo quindi al giro di boa verso la stagione aurifera del 2021. Io non ho pronostici, molto dipenderà soprattutto dai lockdown che ci faranno, se ci faranno lockdown, speriamo che ci rendano più liberi rispetto al 2020, quale è stato gambizzato, passatemi il termine, perché moltissime delle uscite che avevo in programma, anche proprio con personaggi importanti, sono state semplicemente rimandate all'anno successivo. Quindi queste videopillole sono un po', diciamo, un ripiego su alcuni punti di vista rispetto alle video lezioni e soprattutto rispetto alle uscite che purtroppo stanno venendo a mancare. Non tanto a causa del freddo dell'inverno, perché non è tanto quello il mio problema principale, piuttosto il problema è andare al fiume, perché se non ci si può spostare tra i comuni, capite anche voi che rimane molto complicato, se non tremendo, soprattutto nel momento in cui dovete fare dei video su contenuti che non avete. Ma sono sicuro che voi stessi siete molto comprensivi in questi termini. Allora, in questo video voglio andarvi a parlare di un argomento che ritengo molto interessante. Parto quindi da una domanda che mi ha posto un utente. Un utente mi ha dichiarato che vuole fare la ricerca dell'oro per lavoro e mi chiedeva quanto si riuscisse a ricavarne al mese. Ora, questo discorso l'ho già affrontato anche in altri video, ma voglio dedicare un video unico per togliere dubbi una volta per tutte. Sicuramente lo tratterò anche in futuro, perché il tema monetario è un tema che ricorre sempre quando si parla di oro. Inoltre dovete pensare che l'oro è un metallo prezioso che ha un valore molto importante all'interno del settore della gioielleria e di lusso, ma anche proprio nel settore economico. Per cui ogni giorno trovate su internet, per esempio, i valori dell'oro, quindi ad esempio quanto costa un grammo d'oro, cambiati, variati, e questi valori dipendono moltissimo dalla situazione globale. Per esempio, all'inizio del mandato di Trump il valore dell'oro ha avuto un picco positivo, quello era un momento buono per vendere oro. Invece, nel momento in cui c'è un picco negativo, quindi semplicemente il valore dell'oro scende, ecco ragazzi, conviene comprare l'oro, non conviene venderlo. Capite che con l'oro si possono fare anche dei veri e propri investimenti. Noi siamo i cercatori d'oro, di conseguenza siamo coloro i quali cercano le pagliuzze e pepite d'oro all'interno dei fiumi. Quando si parla di euro al grammo, si parla soprattutto per quanto riguarda il valore delle mere pagliuzze, le quali una volta fuse e raffinate andranno a confluire in un lingotto. Quel lingotto, per avere un valore vero, reale, tangibile, deve essere anche certificato. Quindi dovete sempre tener conto che una volta che voi avete raccolto potenzialmente 10 grammi d'oro, questi 10 grammi d'oro non sono mai veramente 10 grammi, perché un po' se ne perdono già nella raffinazione. Siamo abbastanza fortunati perché mediamente l'oro che trovate in pianura è più puro rispetto a quello che potete trovare in montagna. La ricerca dell'oro in Italia è diffusa più che altro lungo i fiumi in pianura e questo vi porta quindi a concludere che un buon 80-90% è sostanzialmente oro puro, cioè proprio oro, il simbolo AU della tavola periodica. Questo è molto importante, significa che su 10 grammi di pagliuzze d'oro che raccogliete, più o meno, una volta raffinate, avrete circa 8 grammi e mezzo, 9 grammi. Questo per quanto riguarda ovviamente l'oro della pianura piemontese, della pianura padana. Perché nel momento in cui voi andaste a fondere dell'oro, per esempio australiano, tutto cambia. Magari solamente il 70% di quelle pepite, di quelle pagliuzze è veramente oro come elemento chimico. L'argento, il rame, piuttosto che altri elementi chimici, non sono importanti al fine della produzione del lingotto. Adesso andiamo a parlare del lingotto. Allora, avete le vostre pagliuzze d'oro, volete convertirle in un lingotto. Andate in un banco metalli e gli chiedete semplicemente di far fondere quell'oro. Innanzitutto c'è una quantità minima per la fusione? Sì, assolutamente, e questa dipende soprattutto dal banco metalli stesso.
Adesso voglio darvi dei numeri che sono relativi, ma capite che più o meno siamo su quell'ordine di grandezza, 50, 100, 200 euro, dipende, soprattutto perché non si tratta solo della fusione, ma si tratta anche proprio veramente della raffinazione. Quindi successivamente bisogna però certificare che quel lingotto prodotto ha una purezza del 99,99%. E quindi si scrive proprio sul lingotto per certificarlo che è puro al 99,99%. Questo è molto importante perché vi certifica che quel materiale prodotto è oro sostanzialmente e quindi può essere venduto non solo al bancometallo stesso, bensì anche si può portare dagli orafi piuttosto che dai compro oro oppure in banca. State traducendo un qualcosa che ha un valore potenziale, cioè la vostra raccolta di pagliuzze d'oro, in qualcosa che ha un valore reale, il quale può essere venduto direttamente. Capite che più intermediari ci mettete in mezzo e più il guadagno viene tagliuzzato e semplicemente ci sono delle percentuali di guadagno nel vostro caso sempre minori. Questo fidatevi che è molto molto importante e man mano nel video voglio proprio andarne a parlare e approfondire con voi. Allora, adesso partiamo proprio dagli albori. Allora, siete cercatori d'oro, andate lungo un fiume, trovate una punta aurifera che contiene circa 20-30 grammi. Passate la vostra estate, quindi andare più o meno tutti i giorni lungo quest'ansa e ricavate circa 30 grammi, diciamo proprio 30 grammi d'oro in pagliuzze. Nel caso in cui fossero pepite d'oro e quindi foste in montagna cambierebbe tutto, perché pepite d'oro non conviene fonderle, ma conviene proprio valutarle come un bene collezionistico. Magari c'è un collezionista che vuole proprio avere nella sua collezione una pepita d'oro e pagherebbe di più che magari 50 euro al grammo per quella pepita d'oro. Magari quella pepita d'oro ha un peso di 1/10 di grammo ed è potenzialmente venduta a 40 euro. Quindi le pepite d'oro è tutto un altro argomento, andiamo a trattarlo in un'altra video lezione. Adesso parliamo delle pagliuzze d'oro. Una volta che avete le pagliuzze d'oro e magari ne avete 30 grammi, capite che è molto importante. Va a rivalutarle in qualcosa di concreto, anche perché voi quelle giornate, quelle ore le avete messe a disposizione. Adesso dal punto di vista amatoriale, il quale è semplicemente il punto di vista principale per l'attività hobbistica in Piemonte, ecco che questo discorso non si pone, semplicemente quell'oro andrà a confluire nella propria collezione, questa andrà a crescersi ovviamente nel tempo, ma non è questo l'obiettivo del video. Quindi sostanzialmente quei 30 grammi vi conviene andarli a far fondere, raffinare e certificare. Quei 30 grammi hanno un valore importante, hanno un valore che si aggira intorno ai 1500 euro. È importante ragionare che la purezza non è il 100% di partenza delle pagliuzze, ma è circa del 90%. Quindi andate a togliere 3 grammi. Si parla quindi che da 30 grammi di pagliuzze ne ricavate circa un lingotto di 26 grammi. Quindi già non è più 1500 euro, bensì siamo intorno ai 1300 euro. Da lì dovete scavare i costi di raffinazione che avete dovuto sostenere per arrivare fino a ottenere quell'oggetto e i costi di certificazione. Questi variano, ma in linea di massima possiamo identificarli intorno ai 300 euro. Quindi siamo intorno ai 1000 euro ogni 30 grammi di valore. Questo valore ovviamente varia sulla base del mercato che c'è nel momento in cui li vendete. Quindi magari voi fate il lingotto di un momento e vale quello, ma prima di venderlo aspettate e magari quello invece di valere 1000 quel giorno tra un anno vale 1300. Quindi capite che è importante perché una volta che voi avete il lingotto e magari succede che c'è un picco positivo, voi basta che andate a venderlo e avete quei soldi in tasca. Quante ore avete dovuto investire per andare a trovare 30 grammi in pagliuzze d'oro in Piemonte? Quanto di quell'oro avete trovato ogni giornata? Perché mediamente, io vi dico, si trova circa mezzo grammo d'oro al giorno per persona. Questa è una media complessiva. Ci sono giornate in cui troverete 2-3 grammi, ci sono giornate in cui trovate un decimo, però mediamente è mezzo grammo d'oro. Quindi capite che per arrivare a ottenere 30 grammi dovete matematicamente lavorare circa 60 giornate. Sono tante obiettivamente, perché ragionando circa 20 giorni lavorativi, un mese vuol dire 3 mesi di lavoro per 1000 euro, quindi circa 330 euro al mese. Questo ovviamente con un dato nella media, perché logicamente nel caso in cui estraiate circa 3-4 grammi al giorno, ecco che cambia tutto, perché voi quei 30 grammi li ottenete in circa 2-3 settimane. Ora sì che diventa un buon stipendio piuttosto che un arrotondamento. Il problema di rendere questa attività un lavoro, un mestiere, rispetto semplicemente a un hobby, non è tanto le quantità consentite,
perché legalmente possiamo estrarre fino a 5 grammi al giorno, capite che sono veramente tanti. Però è proprio il fine che è diverso. Noi dal punto di vista normativo siamo degli amatori e possiamo con quei permessi sostanzialmente collezionare quello che troviamo. Nel momento in cui vogliamo invece vendere e soprattutto vogliamo trasformare questa attività in un lavoro, ci sono poi tutto un vario range di tasse da sostenere. Capite quindi che a mio parere, soprattutto dal punto di vista manuale, questa attività non rende a sufficienza per trasformarla in un vero e proprio lavoro e soprattutto a mio parere non è tanto il problema dei soldi in sé, che comunque si è già molto risicati come io vi ho potuto fare appurare, ma soprattutto il problema principale è la continuità del deposito, cioè voi avete la sicurezza di trovare 2-3 grammi al giorno d'oro. In alternativa, potete anche ragionare al contrario. Allora, ragionando dal punto di vista delle spese e dell'investimento iniziale in macchinari piuttosto che altro, potete ragionare che voi serve almeno ottenere 3-4 grammi al giorno d'oro per arrivare in pari. Allora, capite, questo è un valore molto alto in Italia dal punto di vista amatoriale, ma potrebbe essere un valore fattibile nel momento in cui usate delle attrezzature un po' più industrializzate. Sto parlando in sostanza della coltivazione dei place auriferi. In Italia non ci sono attività di questo calibro al momento attuale, però all'estero vi sono. Questo significa sostanzialmente che all'estero c'è più oro che in Italia? No, assolutamente. Anzi, alcuni fiumi auriferi piemontesi sono addirittura più ricchi che alcuni già coltivati adesso nello Yukon. Quindi capite che le potenzialità ci sono dal punto di vista economico per aprire un'attività. Il problema è che principalmente non ci troviamo nell'ambiente necessario, cioè siamo in una situazione sociale e politica in Italia in cui si preferisce andare a rivalutare i siti minerari dismessi che aprirne di nuovi. Ma fatemi sapere la vostra se avete dei commenti a riguardo e soprattutto fatemi sapere se vi trovate in linea con le mie affermazioni riguardo a questi numeri che vi ho posto all'interno di questo video. Mi raccomando di seguire tutti gli altri video se vi siete persi, di iscrivervi al canale e di mettere mi piace a questo video per far sì che continuo a farne sempre nuovi e sempre migliori per voi. Mi raccomando, se avete domande, iscrivetevi qua sotto. Ciao ragazzi!